Here we are. Ciao a tutti. Ciao, Hey. ciao Matt, ciao Hey, Rossella. everyone. Ciao, hi Matt. Hey, hey. Ciao a tutti e benvenuti a questa che è la prima puntata di una nuova serie di incontri che avremo con i product specialist di tutte le aziende che si occupano di tecnologia per DJ, o perlomeno di alcune delle più importanti aziende che si occupano di tecnologia per DJ, o meglio ancora, quelli che hanno risposto al nostro appello. La differenza tra questo clinic e quello che abbiamo fatto a metà di dicembre, in quell'occasione l'obiettivo era raccontare e parlare dei prodotti, o perlomeno parlare di prodotti relativamente alle aziende, quindi presentare le aziende con dei volti, dare un volto alle aziende. E invece questo clinic sono 13 appuntamenti. In ognuno di questi appuntamenti andremo a scoprire, come dice anche il nostro sottotitolo, Tips and Tricks, i trucchi e i segreti dei prodotti che presenteremo. Quindi dall'unboxing vero e proprio del prodotto, durante il quale cercheremo di capire cosa troviamo nella scatola, nell'imballo, in the packaging of the product, fino a quelle che sono le funzioni più complesse del prodotto. L'obiettivo qual è? È quello che se domani mattina, malauguratamente o bene auguratamente, ci auguriamo per noi e per voi, vi doveste trovare ad acquistare uno di questi oggetti, guardando questo video dovreste essere in grado di metterlo in atto, in opera, anche se foste avulsi e lontani da questo tipo di prodotto. Io lascio la parola a Matt Ray, che ringrazio ancora una volta per essere con noi. You are a TV star in Italy because So I've a heard. lot of people is waiting for you here. A lot of people is saying you hello. E a Hey, hey. Rossella, that is the most beautiful TV star in Italy. So I leave you the words to you, so you can start with your demo. In questa prima puntata noi parleremo di Prime 2, Prime 2, then we will switch to Prime Go, and then we will switch to Prime 4. So parleremo della Prime 2, della Prime Go e della Prime 4, che sono i tre controller standalone di casa Denon DJ, e sono i tre controller standalone più acclamati in questo momento sul mercato italiano e non solo. So, thank you Matt, thank you Rossella, and please, the show has to go on. Okay, thank you guys. Thank you, Rosella. Thank you, Marco. Hey, everyone. So we're going to be first looking at the Prime 2, as Marco said. So we're going to be doing like a tips and tricks kind of vibe here. So first and foremost, I've got the Prime 2 set up here. And let's talk about kind of what comes in the box first and foremost when you buy a Prime 2. So I've got the package contents here. So what we get first and foremost is we get a nice plastic screen cover, which goes over the screen protector there. Very handy. And then you have all your usual things here in the box. You've got your USB cable. Of course, the Prime 2 can be updated via USB key or USB cable for firmware. You've got your screen cleaner, your manual, and also, very important, you've got your screws for the SSD mounting drive. So if you're going to install an SSD drive, you've got your mounting screws right here. Matt ci ha appena mostrato quello che noi troveremo nella confezione della Prime 2. Innanzitutto uno screen protector veramente molto utile, soprattutto funzionale ai fini di proteggere lo schermo. Avremo ovviamente il manuale è in diverse lingue, tra cui anche l'italiano. Avremo i cavi essenziali, tra cui i cavi USB, per collegare appunto la nostra Prime 2. Cosa molto molto importante, abbiamo anche gli utensili, i cacciavite che ci permettono, il cacciavite meglio dire,
che ci permette di andare ad agire sulla Prime 2 nel caso noi appunto avessimo bisogno. Okay, so let's say it's your first entry point into the Prime series is the Prime 2. So we have our software, which is Engine Prime. And the great thing about Engine Prime is if you are coming to the Prime ecosystem for the first time, and you're coming from something like, let's say, Recordbox or Tractor, or even Serato, you can actually import those crates and playlists directly into Engine Prime. So you've got your Serato, your Tractor, your Recordbox, and also iTunes as well. So in addition to starting your playlists and crates from scratch in Engine Prime, you also have the option to throw in your playlists and crates from third-party software as well. In dotazione abbiamo anche il software Engine Prime, che è il software di dotazione Denon, tra cui appunto della Prime 2. La compatibilità con Tractor ci ha dimostrato Matt che è infallibile, infatti noi possiamo tranquillamente, se siamo soliti ad aver usato o ad usare le nostre tracce su Tractor, potremmo tranquillamente importare le nostre tracce direttamente su Engine e oltre a questo noi avremo anche la possibilità di avere le nostre playlist direttamente importate su Engine. Okay, so in terms of media and storage, on the Prime 2, we have USB here at the top, we have SD card, we have 2 further USBs at the back, and as I mentioned before, we've got the SSD bay as well. So here, if I press View and Source, I've got my USB stick at the top right here, but also I have a Prime internal drive as well. So I can switch between those two just by using the touchscreen on our source menu. So I have a full backup of my library on my SSD, but also my main stick that I'm going to use to play my tracks with, I have installed at the top here. Now, the Prime 2 is capable of recording as well. And the cool thing about that is, if you go into record mode to record your set, you can choose which drive you want to send that recording to. So, for example, I could be playing tracks off my main USB stick right here. And then I can scroll down here, press record, and then it's going to give me an option of where I want my recording to go. So I could select USB and then start recording. Abbiamo sostanzialmente 3 modalità di storage, appunto di come poter usare le nostre tracce sul Prime 2. Allora, innanzitutto abbiamo la possibilità di inserire una USB, quindi la classica appunto USB che noi appunto possiamo usare. Oltre a questo ovviamente anche l'SD, come appunto siamo soliti ultimamente ad usare, ma oltre a questo c'è anche una memoria interna il Prime 2. Infatti abbiamo la possibilità di avere un SSD appunto proprio all'interno del Prime 2, dove possiamo avere una memoria interna anche per registrare il nostro DJ set. Oltre a questo il nostro DJ set può essere anche registrato appunto dove preferiamo, anche negli altri 2 dispositivi, come l'SD card oppure semplicemente nell'USB. Come ci ha mostrato Matt, noi indirizzeremo su che appunto sorgente registrare, appunto allo stesso tempo la sorgente da cui provengono le nostre tracce. Cool, thanks, Rosella. So we've talked about the Prime ecosystem and the workflow on a stream a few months ago. So we've covered things like swiping of tracks. So if we talk about things like this loading of tracks, we can do swipe left or swipe right, depending on which deck we want our track to go in. Obviously, this is a 2-channel standalone system. So we have access to both decks on the touchscreen just by swiping left or by swiping right, essentially. Now, I mentioned sources before. If I go back to my view and source, you can see we have Prime internal and Prime USB, which are my 2 media sources. But of course, this is Wi-Fi enabled, like the rest of the Prime series. So if I go to view now, if I go to my browse and press my source, you can see I've got Beatport Link, SoundCloud, and Tidal. There's another option here called Beat Source Link. I'm actually running the 1.6 beta. Now, our betas are public, which means anyone can access them.
So right now I'm running 1.6, which gives us access to not only Tidal, SoundCloud, and Beatport link, we also get access to Beat Source link. And then also we will get Dropbox access as well. Abbiamo visto come le tracce vengono caricate in modo veramente molto intuitivo. Allora, innanzitutto abbiamo selezionato la nostra sorgente, in questo caso Matt ha selezionato la USB. Abbiamo perciò visto tutte le tracce all'interno della USB, così come appunto potevamo farlo negli altri tipi di sorgenti. Semplicemente con il swipe left o semplicemente con il swipe right, a seconda del deck che noi vogliamo scegliere, carichiamo in modo veramente facile e veloce, appunto come Matt ci ha mostrato, la traccia che andremo poi a suonare. Oltre a questo possiamo ovviamente anche collegarci ad internet e avere la possibilità di avere Beatport link, di avere SoundCloud, di avere Tidal e avere anche Dropbox. Matt, let me know if I forgot something. Beatport, SoundCloud, Tidal, Dropbox, and I think Beat Source, yeah. And Beat Source, yeah. E ovviamente appunto anche su Beat Source. Yeah, so they are available in the 1.6 Engine OS beta, which is available on our forum now. So if you're an existing Prime user or you're brand new to it and you want to check out the beta, this is a public beta, so anyone can access it. And of course, we welcome all the feedback that comes from there as well. So that's our sources looked at. And of course, we've talked about this before. We have Wi-Fi enabled capability on the Prime series. So if I'm in my view here and I press Tidal, I can simply connect to Tidal and start loading tracks from playlists or the whole of Tidal. So if I go to playlists and then choose a track and swipe into this deck here, you'll see it downloads and then the track plays automatically. And then once the track is finished analyzing, you'll get the full beat grid and you'll get the full key information as well. So you can get straight up and running with your existing library and of course tracks that you don't already own from streaming services. Abbiamo visto appunto, grazie alla connessione internet Wi-Fi, abbiamo la possibilità di interagire con tutti questi portali. Matt ci ha fatto vedere anche quanto è intuitivo e veloce l'uso di Tidal. Abbiamo visto come in Tidal possiamo sia ad accedere alle playlist, selezionare la traccia attraverso le playlist, ma anche semplicemente andare nella collezione generale, nell'archivio generale e scorrere tra tutte le tracce e selezionare la traccia che vogliamo. Questo è molto importante perché noi arricchiremo la nostra libreria, la nostra collezione di tracce e la aggiungeremo alle tracce già esistenti che noi abbiamo nelle 3 diverse sorgenti. Okay, so that is the navigation and tracks quickly looked at. So you're up and running with Prime. Now, in terms of how we navigate our mixing, of course, we've got 2-channel, 3-band EQ plus filter. But on our effects, we have the same banks of effects as our X1850 and X1800 mixer. So I can simply come into my track view here, and then I can turn my effect on and then use the effect select button. And you'll see at the top left here, we can access any of the onboard effects. So I can throw an echo on, engage it using the effects on button, and then control that echo, obviously, with my effects. So let's go back to library now and go back to my USB stick. And let's throw in this track onto this deck and then quickly throw on an echo. Then echo. And of course, these are all post-fader. Abbiamo visto appunto anche l'effettistica del Prime 2, abbiamo tutti gli effetti presenti già nelle collezioni che Matt appunto ci ha illustrato e appunto abbiamo visto come la semplicità di interagire con l'effettistica. Abbiamo caricato dal USB una traccia, abbiamo fatto semplicemente un swipe left molto semplice, da qua abbiamo selezionato il filtro che ci interessava, in questo caso come Matt mi ha mostrato abbiamo selezionato l'eco appunto si è attivato e abbiamo visto come l'effettistica è applicabile in modo veramente molto veloce, veramente molto intuitivo. Cool. Okay, so we've got multiple sources and of course Wi-Fi as well. So as you can see here, I've got 2 different sources on 2 different decks. So I've got my Tidal track on the right and my USB track on the left. So we can mix and match sources
eventually when we all do get to play out again, if you're playing an event or something like that, and you have a song request, you can easily switch to Tidal or whatever your chosen streaming platform is, find that track, throw it into Deck 2, queue it up, and you can do it without interrupting your mixing by switching sources. Abbiamo visto come in questo caso stiamo utilizzando due sorgenti differenti. Allora, la prima è una traccia che noi abbiamo già e ce l'abbiamo nella USB, cioè in una nostra sorgente. La seconda traccia, invece, sulla destra, è una traccia che noi abbiamo appunto usato da Tidal. Questo ci permette, prima cosa, di interagire su tracce da differenti sorgenti, sia una sorgente appunto Wi-Fi internet, sia una sorgente che noi invece abbiamo già, una traccia che appunto possediamo già. Possiamo tranquillamente mixarla, interagire senza nessun problema, ma oltre a questo noi abbiamo la possibilità, una volta che abbiamo selezionato appunto il punto Q, abbiamo interagito con la traccia, per dire in questo caso quella su Tidal, noi quando poi vogliamo di nuovo rinteragire su questa traccia abbiamo già la memoria di quello che noi abbiamo fatto, è già stata impostata, quindi non abbiamo bisogno nuovamente, molto utile appunto come diceva Matt, se appunto siamo appunto ad una serata e abbiamo la necessità di fare le cose in maniera molto immediata e veloce, abbiamo perciò la possibilità di interagire in questo modo senza dover rifare tutto. Okay, so in terms of what comes in the box, we've talked about the different cables and the different things in terms of the screws for the mounting drive. But of course, with our streaming services, we also offer a free 3-month subscription to Tidal. So you can get up and running on Tidal with 3 months free available. And of course, with Denon products, our sister company SoundSwitch is also tightly integrated with Denon Prime series. So if you want to check out SoundSwitch, which is of course our DMX lighting software, you can do that because they also have a trial of SoundSwitch available when you purchase Prime 2. Now, of course, the SoundSwitch cable looks like this. This is the micro DMX. So you can get up and running with SoundSwitch straight out the box and then further investigate using the DMX cable. So we've got a lot of options straight out the box. Abbiamo visto come ci sono anche altre possibilità di avere, in questo caso Tidal. Tidal viene data con 3 mesi gratuiti direttamente con la Prime 2. Questo perché Denon e Engine appunto hanno fatto questa partnership proprio con Tidal. Oltre a questo, loro hanno creato, diciamo, questa sorta di collaborazione, questa sorta di partnership anche con SoundSwitch. SoundSwitch è, diciamo, un software che ci permette di interagire con uno show a livello visivo, a livello di luci. Questo ovviamente è sempre disponibile, sempre con la Prime 2, senza appunto nessun ulteriore ordine, nessun ulteriore costo. E abbiamo visto come abbiamo anche il DMX, il cavo DMX, appunto per interagire con SoundSwitch. Okay, so that's what we cover out the box for brand new users. Now, in terms of the physical connectivities, obviously we aim this unit very much at the mobile DJ, small clubs, things like that. But of course, we have to think about this differently, or we have had to think about this differently in the last year or so, considering what is happening right now in the world. So for people who are kind of thinking, maybe it's time for me to look at some new gear, maybe get into some new workflows, into a new way of working, then it seems to be a lot of people are doing that right now. So obviously doing streams like this is a benefit to people who are on that kind of train of thought at the moment. And in terms of jumping into a new unit and a new piece of software, it's a good time, seeing as everyone's got a lot of downtime at the minute. And in terms of the Prime 2, I'm seeing a lot of people streaming with this now as well. Let's call them lockdown DJs. So it works really well integrated with a streaming setup. Obviously, this is what I'm doing right now with the DJ Mag stream. And yeah, it also works in terms of streaming and SoundSwitch as a nice kind of lighting package for the streaming setup as well. So yeah, there's a lot of connectivity and expansion options on the Prime 2, sorry.
Abbiamo sempre, diciamo, analizzato, vagliato una console, una standalone, sia per quanto riguarda appunto l'esercitazione che noi facciamo a casa, ma anche appunto l'andare a suonare in un club. Chiaramente nell'ultimo anno è molto cambiato tutto ciò, in quanto noi dobbiamo tener conto ovviamente che non stiamo più andando a suonare. Perciò a chi è indirizzata oltre a questo? È indirizzata anche a tutte le persone, a tutti i DJ che stanno facendo gli streaming. Innanzitutto per la connettività che la Prime 2 ha. Dobbiamo considerare appunto, se noi vogliamo focalizzarci su questo acquisto, quanto la Prime 2 per numerose funzioni, per numerose feature, sia appunto anche indicata per appunto fare uno streaming, per fare anche un live streaming. Oltre a questo dobbiamo capire anche quanto la connettività con SoundSwitch rende ancora più, diciamo, bello, più immediato uno show, uno streaming con la Prime 2, e proprio per questo noi otteniamo anche la possibilità di integrare lo show con SoundSwitch, con cui possiamo realizzare un visual show con giochi di luci. Possiamo appunto sia noi crearlo sia comunque impostarlo sempre attraverso questo software, e proprio per questo motivo noi insieme a tutto il package che abbiamo illustrato otteniamo anche appunto questo software e il cavo appunto per connettere la Prime 2 al software. Okay, let's talk about some quick tips now. So let's say, for example, you have bought an SSD drive to use with your brand new Prime 2. You don't actually have to buy one of these, which is what I know as being called a cradle. So you have the SSD adapter to USB, so you can update and format an SSD drive. The great thing about the Prime 2 is once you have an SSD drive installed, you simply hit View, tap Source, and then tap the computer icon here. And what that does is that changes to control mode. So we go View, we go Source, then we tap here, clear that recording because we don't use it. And then it says stop all audio and restart in computer mode, and you would tap yes. The great thing about that is if I go to my laptop screen now, you can see I have disk utility opened. I can format the drive directly from the Prime 4 just via a USB cable. So that's tip number one if you buy a Prime 2 with an SSD drive. You don't need to buy a cradle, one of these. You can just format it directly from a laptop. Abbiamo visto anche questa ulteriore funzionalità. Noi non dobbiamo appunto comprare nessun adattatore, non dobbiamo capire soprattutto che adattatore serve, come collegarlo, eccetera, perché noi abbiamo la possibilità di farlo direttamente integrando la connettività che c'è direttamente nella Prime 2 attraverso appunto l'SSD interno con appunto il nostro computer. Noi possiamo tranquillamente formattare senza appunto quello che noi abbiamo all'interno nello storage, nella nostra sorgente, senza aver bisogno di capire quali cavi prendere, quali adattatori prendere, come connettere soprattutto la Prime 2 al computer. Matt appunto vi ha mostrato come questo è stato immediato e come lui ha interagito direttamente sulla Prime 2. Okay, so number two. So obviously we all as DJs have our preferences for how we use our mixer and our effects and all of those things that are personal to a DJ. And how we access those settings on the Prime 2 is we hold down View and then tap Utility. And in Utility, we have Preferences and our main mixer settings. So we have real simple things at the top, obviously, Wi-Fi settings. We can change the nudge sensitivity of our jog wheels. As there are no physical adjustments we can make with the jog wheel, we can do it from our main menu. And of course, things like screen brightness. But if we page down, you can see we now have our mixer settings. And these includes things like mic attenuation. We have options to do things like send the microphone to the booth output, EQ type, so we can have isolation or full kill, our EQ crossover points, our filter resonance, and our filter kill or bleed. And then also switching on and off of our streaming services. And as I mentioned before, with our 1.6 beta, which I'm running here, logging in to Dropbox. Abbiamo visto ulteriori funzioni che sono utili, comode, ma allo stesso tempo per certi DJ necessarie.
Allora, nel menu preferenze abbiamo visto innanzitutto come noi possiamo accedere semplicemente dalla Prime 2 direttamente col touchscreen. Possiamo regolare funzioni base come appunto il touch del jewel senza nessunissimo problema. Abbiamo anche la possibilità di regolare la luminosità, ma soprattutto abbiamo anche la possibilità di regolare funzioni più avanzate come l'attenuazione del microfono, come il Q-Type, come la resonance in questo caso. Abbiamo soprattutto anche la possibilità di interagire con la versione beta, che in questo caso Matt ci specifica che è la 1.6 di Dropbox. Appunto, come abbiamo accennato prima, possiamo collegarci anche attraverso Dropbox. Ovviamente Matt ha elencato solo delle alcune funzioni presenti nelle utility, presenti appunto nel menu per gestire le preferenze. Ci ha mostrato funzioni base come funzioni avanzate, ma queste appunto sono solo alcune delle funzioni che la Prime 2 presenta. Okay, so number 3. There are 3 ways of connecting to Wi-Fi on the Prime series. So obviously we have our main Wi-Fi, which I'm using in my house now. The other option is if I go to View and tap Source and then tap Wi-Fi, you can see I'm connected to my home network here, but I can also use a hotspot from my phone. And obviously, connection times will differ depending on what you're connected to. But if I simply engage my hotspot, it will appear in my main Wi-Fi settings here. And then I can go into my cog icon and then look at all my Wi-Fi preferences. The third way, which would be more preferable in a club scenario, is we have the Ethernet port at the back, which is going to allow for a hardwired internet connection. So even though these are Wi-Fi enabled, we have 3 options. We've got our personal hotspot, the built-in Wi-Fi, and a hardwired LAN connection at the back of the unit. Riguardo invece alla connettività attraverso Wi-Fi abbiamo 3 possibilità con la Prime 2. La prima è appunto connettersi semplicemente attraverso Wi-Fi nella linea che può essere la linea di casa, appunto la linea che noi abbiamo disponibile. La seconda opzione è connettersi tramite hotspot col nostro cellulare. In questo caso noi, come Matt ha mostrato in preferenze, possiamo anche dire alla Prime 2 tra le 2 nel caso quale appunto preferiamo nella gestione delle preferenze. Per quanto riguarda invece una connettività come potrebbe essere in un club, noi abbiamo la possibilità di avere una connessione molto più stabile con una porta LAN. Infatti, proprio nella parte appunto superiore della Prime 2, come Matt ci ha mostrato, c'è anche un cavo LAN che ci permette di avere una connessione molto più stabile. Questa appunto è la terza opzione. Okay, 2 more tips now for the Prime 2. So we have something called KeySync on the Prime 4 and the Prime 2 as well. And what KeySync allows you to do is match keys in real time across both decks. So if I have a track playing here, and then I'll just bring in that on there. What you can do is, again, sync these in real time across both the keys. So if I hold down key sync, these both then switch to the same key, 5A. So if I throw in this track here now, and then I'll quickly sync that deck. And then I hold down key sync. It's now jumped to 5A. So we can, in real time, match keys across both decks. Un ulteriore, diciamo, tips di Matt è che magari a noi ci sfugge vedendolo così, è in tempo reale noi possiamo tranquillamente sincronizzare anche la tonalità di 2 tracce. Abbiamo visto come la prima traccia era in La. Abbiamo fatto appunto partire la traccia e con il K-Sync abbiamo, cioè il sync della tonalità, abbiamo fatto a sua volta
nell'immediato, senza doverla caricare prima, senza doverla preimpostare, eccetera, nell'immediato abbiamo mandato la traccia, anche quella poi ovviamente è andata nella stessa tonalità della traccia appunto che stava andando prima, in modo molto immediato, in modo ovviamente assolutamente istantaneo nel momento in cui noi stiamo mixando. Okay, so that's key sync. Of course, that's helpful if you have an a cappella and an instrumental, and maybe you want to do like a remix mashup kind of thing. And without quickly, scanning around the pitch fader to find the right sweet spot, you can do it very quickly on the fly. And of course, the whole Prime system uses the same architecture. So as powerful as the key sync and key lock is on the Prime 4, it's the same on the Prime 2, the Prime 4, and the SC series as well. So that's key sync. And then one more tip now, because I feel like a lot of people know this, but I still meet a lot of people who don't know this, because this is going to relate to, the practical fail-safe aspect of DJing. So across all the Prime series, we have the emergency track. This means if my stick gets pulled, or you accidentally pull it out yourself, the entire track continues to play. And I can then put my stick back in. But before I do that, I'll quickly show you. You can still jog through the track. You can still use loop points and rolls. You can still beat jump, scan through, start and stop. Now, if I find my stick again and plug it back in, it'll appear on the screen. We tap Prime USB, and now we're back with our physical media. Per quanto riguarda appunto, come dicevamo prima, riguardo al sync della tonalità, al key sync, troviamo molto utile usarla soprattutto quando noi stiamo facendo dei live mashup o dei live edit, quando noi appunto abbiamo la strumentale in una tonalità ma magari abbiamo la cappella in un'altra. In questo caso noi possiamo creare il nostro edit istantaneo live direttamente appunto con la funzione key sync, semplicemente sincronizzando le tonalità. Un altro consiglio che Matt ci tiene a dare, soprattutto perché sa che alcuni lo sanno, ma soprattutto molti non lo sanno, è il fatto che abbiamo appunto la traccia di emergenza se la nostra sorgente, in questo caso la USB, venisse erroneamente tolta. L'emergency track è molto importante se noi appunto siamo in una situazione appunto di club, noi possiamo tranquillamente mandare la traccia che stava appunto suonando prima, come Matt ci ha mostrato, ma non solo mandarla, ma possiamo anche interagire su questa traccia, possiamo appunto creare dei loop, creare dell'effettistica. Una volta che Matt ha rimesso la sua USB dentro la Prime 2, abbiamo visto come tutto è ritornato come prima e possiamo poi interagire con le altre tracce, con la stessa traccia, nel modo in cui stavamo facendo prima che l'USB venisse tolta. Okay, those are my 5 tips for the Prime 2. So I guess right now, Marco or Rosella, might be a good time to maybe take some questions if anyone has any. And while we're looking for those, I can switch to the Prime Go, if that's all right. Yes, okay. Yes. We Okay. have a few questions, so I'll just switch to the Prime Go and I'll be back. Yes, these are questions for you. We have always a question that we had also maybe in December last time. DJ Props Robbie is asking to fix the rec volume output in Prime 4. They expected the launch of a new firmware. Which is the situation right now about this? So currently 1.6 is still in beta. That's obviously Engine OS, the firmware, and Engine Prime, the software. That is on our list of things to collate for future firmware. It is something that the engineers are working on, and we're working on how to implement that. But the main release for 1.6 will be the addition of beat source, Dropbox, and flexible beat grids as well. And with this upgrade, will you fix also the rec volume output? That will be on a future update. Is a future update, so it's not now with the 1.6.
No, that'll be a future update. A future update, ok. E quindi, caro Robs, come hai sentito, al momento non ci sono novità, c'è una prossima release che è l'1.6 e nella quale sono state apportate delle implementazioni legate al software, però non ancora questa legata all'uscita REC della Prime 4. One more question, Davide Silanus. He said, if you suggest any brand regarding the USB key, because he had a problem on the Prime 4 with the Kingston, and he asked why. Okay, so with USB keys, what we always say is, stick to the main big brands, obviously Kingston being one of those. I would be interested to know what the particular problem he was actually having was. But as far as SD cards, I always use SanDisk, and when it comes to USBs, I'll use obviously Kingston as well, and the SanDisk USB keys too. But yeah, I'd be interested to know the actual particular problem he's having with his key. Quando hai un'attività tua, hai già tante spese. Ok. Rossella, riesci a... Sì, assolutamente. Allora, anche Matt usa le Kingston come chiavette USB e le consiglia assolutamente. È anche lui la prima marca di riferimento, così come le Kingston per quanto riguarda l'SD. Appunto, non so se sia la chiavetta, perciò che abbia dato questi problemi, la chiavetta proprio in sé, la singola chiavetta che magari avesse qualche problema, però anche Matt dice appunto di andare avanti con l'utilizzo a livello di USB come Kingston, perché la chiavetta USB è più, in questo caso anche da lui consigliata anche per la Prime 4. Okay, another question, one more from DJ Robs, that he asked also if it is possible to customize the LED bar, because with the yellow and the red, to understand when you are clipping, you are distorted and so on the Prime 4, while it doesn't exist now. So our clipping is obviously a little different. So we go into the white. That's just something that we chose to do. Obviously, I understand because everyone knows what that means. When you're clipping, it's red or amber going into red. We just chose to do it a different way. But as I always say with these things, things can change with firmware. Things can change with software. So, right now there's no plans to change what our actual LEDs do on the units, whether it's the 2, the 4, the Go, or the SC6000. But yeah, we always welcome that feedback for the R&D team. But right now there's no plans to change it. Abbiamo appunto risposto alla domanda. Siamo, come diceva Matt, soliti ad avere appunto dal giallo in cui si passa direttamente al rosso quando la traccia appunto clippa. Questi sono, diciamo, i colori di riferimento a cui siamo abituati ad avere. Attualmente Denon si è spostata con una diversa gamma di colori. In questo caso noi abbiamo il bianco a cui non siamo abituati diciamo ad associare il problema del clipping. Noi abbiamo appunto fatto questa richiesta. Matt ovviamente ci dice che stanno raccogliendo ovviamente tutti i tipi di richieste, tutti i tipi di feedback. Cambiare appunto un LED è una cosa che a seconda appunto di quello che noi avremo potrebbe tranquillamente realizzarsi con un aggiornamento di firmware senza diciamo grandi complicazioni, ed è una cosa appunto che stanno tenendo conto, visto che siamo abituati a lavorare in questo modo, ma che appunto Denon ha cercato di andare su un'altra diciamo direzione a livello appunto di LED. Sempre
sempre Roby, dice that there are a few lacks with the SSD, internal SSD. Are you aware about this? Was that lags, you said, Marco? Yes, I don't know what it means. Yeah. If he's referring to things like slowdown when browsing, Okay. the larger the library, obviously, the more crucial that good library management is. And I'm sure he is aware of this, and I'm sure he manages his library, as a professional would. But the larger the library, obviously, the 2 and the 4 can handle up to a 1 terabyte drive fully maxed out. But what we always said from the very start was we performed all of our stress tests on 1 terabyte drives. Mm-hmm. And by stress test, what we did was we had a full 1 terabyte drive running sound switch, running all 4 decks, running streaming and internal effects, external inputs. And that was with a 1 terabyte drive. So the more we go up in the drives and the more we fill those drives, there may be some instances where there's a slowdown, which is where good library management will help, definitely. Abbiamo parlato di questa esigenza anche a dicembre, mi ricordo Marco. Matt appunto ci dice che a seconda di quanto una libreria, in questo caso noi stiamo parlando della memoria SSD, una libreria sia piena, una libreria sia gestita in modo magari un po' disorganizzato o è molto pesante, ci sono ovviamente dei risultati diversi. Loro hanno fatto un test con un SSD con 1 terabyte. In questo caso hanno anche aggiunto altre periferiche che potevano interferire nella velocità e nel corretto funzionamento, come in questo caso l'illustrato sound switch, eccetera. Lui ovviamente ha detto che se la libreria, in questo caso appunto ha 1 terabyte, le tracce appunto organizzate in un certo modo, ovviamente il tutto è andato è stato in tutto molto corretto. Quando si supera invece questo spazio, piuttosto che la libreria è gestita molto male, come libreria appunto sto parlando della collezione delle nostre tracce, questo ovviamente va a rallentare quella che è la velocità e la funzionalità in molto immediata appunto della nostra SSD interna. Quindi un consiglio che Matt ci dà: la macchina funziona perfettamente, l'SSD appunto interna c'è ed è perfettamente funzionante, ma ovviamente dobbiamo noi gestirla in modo molto corretto e soprattutto avere oltre a una determinata gestione di tracce anche un determinato spazio, in modo che non sia totalmente piena, insomma che la faccia scoppiare in questo caso, e lì magari sì, ci potrebbero essere dei rallentamenti. Ok. Roby continua a chiedere if it is better to put the MP3 on one external USB to have less lags. What an interesting thing might do is if he has tried the 1.6 beta, is maybe offload some of that onto the Dropbox integration. So you can back up your engine library or whatever library you've imported from into the Dropbox integration. And of course, I will stress at this point, that's still in beta stage, but it is available to the public. Perhaps experiment with that. Maybe take some of those tracks, or maybe some of the bigger tracks, larger libraries, larger crates, move it to Dropbox and access it when you need it potentially. But obviously, looking at a faster drive as well, if you are experiencing slowdowns, is always good too.
Domanda appunto molto interessante, dice Matti, in questo momento loro stanno facendo uno stress test appunto sulla versione beta che è ancora in fase sperimentale 1.6 con collegamento a Dropbox, appunto come ci diceva. In questo caso loro appunto stanno facendo tutti gli stress test del caso, gli accertamenti del caso, ovviamente una gestione della libreria in modo ottimale è sempre più corretta. Chiaramente anche lì una domanda molto interessante per sapere se procedere appunto come DJ Robs ci ha appunto detto, se fare in un modo piuttosto che fare in un altro. Questo appunto dipende molto dalla gestione delle librerie, ma soprattutto se ci sono appunto rallentamenti, come ha detto Matt, non dobbiamo appunto solo pensare alla Prime 2 piuttosto che al Prime 4 eccetera, ma anche come noi stiamo gestendo le nostre collezioni, le nostre librerie, gli SSD interni, collegamenti a Dropbox eccetera. Ovviamente la fase beta è disponibile, possiamo tranquillamente iniziare ad usarla. Sta sempre diciamo avendo miglioramenti, e questo potrebbe ovviamente incidere anche su quello che è avere diciamo un upgrade anche appunto per questo caso della memoria e della velocità in cui le tracce vengono appunto analizzate, messe a tempo eccetera. Non so Marco se tu vuoi aggiungere qualcos'altro riguardi questo, ne abbiamo molto parlato anche a dicembre, ricordo. Sì, infatti, quindi no, credo che avere un setup in lingua italiana, is there in the setup on the screen, I don't know why there is not the Italian language while I translated it when you launched the product. Is there the Italian language on the display, on the screen, on the Prime 4? Italian language. Italian language. We can support like Latin alphabet with the keys. If you're using obviously the search, it's Latin alphabet. We do get requests in for the different languages and so forth that don't use a Latin alphabet, and again, that's something that we're working with ways to maybe integrate that. But again, if you look in the preferences here, if you go down, you'll see that our preferences only include things like your deck colors, your safety in terms of needle lock displays, in terms of file name, and that's it. The menu, okay. So the setting of the menu is not in Italian. No, but we do support obviously, Okay. anything So Latin alphabet based. You have just the Italian manual in Italian. That's all. Yes. Okay, so let's move ahead with the Prime 4 with the Prime Go. Yeah. The Prime Go, let me just introduce quickly the product. The Prime Go is, secondo me la Prime Go è l'oggetto più innovativo del mercato mondiale di tutte le console che ci sono in circolazione oggi, perché l'ho definito in passato e lo continuo a definire un laptop professionale per DJ, nel senso che questa è la stessa macchina, lo stesso processore, le stesse uscite che trovate sui prodotti di punta di Denon, e quindi è una macchina che potenzialmente può essere usata dal vivo con la stessa qualità audio di uscita. Cos'ha di particolare? Ha che è una stand-alone completamente indipendente, perché è anche a batteria, quindi voi potete prepararvi a casa comodamente a letto sul divano la sera la vostra playlist, la stessa finalizzarla e ottimizzarla mentre siete in viaggio, in treno o in aereo, per andare sulla location, collegarla una volta che siete nel venue e fare il vostro set direttamente con questo oggetto. Quindi non è una console, la console più economica o una console entry level o una console per iniziare. Questa è una console professionale con questa peculiarità unica nel suo genere della totale trasportabilità grazie alla batteria integrata. Please, Matt, proceed. Thank you. Thanks, Marco. Okay, so
as Marco has introduced, we have the Prime Go here, and you'll notice that that's my face. You don't want to see too much of that. I'm using this completely battery powered at the moment. So right now we are just running off the internal lithium ion battery. Now with a full charge, you are going to get roughly around 4 to 5 hours use on a full charge. So right now I'm on 78%. I've had this on for most of the afternoon and this evening, and I've been doing some different prep things with it. I've used it with streaming and things like that, and it's been a case of, you know, it's pretty solid in terms of its battery life. But the interesting thing really here with the Prime Go is I get asked a lot of questions about potentially who is this for. And it's interesting as well because obviously this is designed to be a portable unit, whether it's a professional use at a wedding or a mobile event or something like that, or even as a prep tool with someone traveling. Obviously that takes on a brand new meaning this year, and of course it does last year as well. For me, this is kind of like a gift to like content creators, basically, because you have a fully portable device, which is just as powerful as the Prime 2, the Prime 4, Prime SC6000, 6000M, and indeed the 5000. Let's take a look at some things that are a little bit different. Let's look at some little workflow changes. 2 decks we're working with this time. Again, at the box, we get all of our usual bits. So USB cable, manual, and sound switch trial and tidal trial as well. And if we look at our media sources, we have SD at the front, we have USB at the back. We don't have any SSD options here. So right now we're just working with SD and USB. Rossella, non ti si sente perché hai il microfono chiuso. Ah, chiedo scusa, sì, è un errore, mi sì. dispiace tanto, ho cliccato, scusate tutti veramente, stavo praticamente parlando da sola. Dicevamo, Matt appunto ci diceva come la Prime Go non ha nulla da invidiare alle console appunto di cui abbiamo già parlato prima, come la Prime 2 e la Prime 4. È una console completamente funzionale, l'uso immediato, ma non dimentichiamoci che è portatile, ovvero si può usare anche senza il bisogno di collegarla appunto all'impianto elettrico, a 4-5 ore di autonomia nella sua batteria. Questo è veramente tantissimo. Noi appunto possiamo usare la console in qualunque parte noi ci troviamo, appunto come abbiamo detto anche prima, sul divano, in aereo, e soprattutto è una console molto molto funzionale. Abbiamo 2 deck, assolutamente, le procedure sono di utilizzo sono molto simili alla Prime 2, adesso le illustreremo, e insieme alla Prime Go abbiamo sempre il manuale, ovviamente anche in italiano, abbiamo i cavi USB che appunto sono necessari, abbiamo in questo caso anche l'utensile, il cacciavite che ci servirà appunto per interagire con la Prime Go se ne abbiamo bisogno, e come per la Prime 2 abbiamo anche il trial gratuito sia di Tidal per 3 mesi e anche di SoundSwitch, anche questo appunto è un ulteriore valore aggiunto alla standalone. E non dimentichiamoci però una cosa, in questo caso nella Prime Go non c'è un SSD interno. Okay, thanks, Rosella. So with a 2-deck portable system now, again, as powerful as its other products in the Prime family, there's a few differences in terms of the workflows. We've still got things like this drag down menu here. And when I open that, you can see a few things are different on the Prime Go. Again, to customize it per DJ, we have things like our crossfader contour, as there's no physical adjust. You'll find that in the menu right here. Split queue options are available on the menu here. And I'll briefly explain split queue because I still meet a lot of DJs who aren't sure what this is. Split queue basically allows you to hear your master and your cue in both your headphones. So
That's good for like late at night practice and playing without booth monitors. And then finally, we have things like your platter stop time. You have your record options as well, as we have on the Prime 2. Track preview volume, because as the Prime series lets you do, it lets you preview a track in your headphones just by tapping the artwork and then moving back and forward across the blue line here. And then finally, when we go into view mode, you can see on our source menu, we have the same options as the Prime 2, our Wi-Fi settings, and then our media source option. Riguardo alla visualizzazione delle sorgenti, è esattamente identica alla Prime 2, se abbiamo la visualizzazione del touchpad è assolutamente identica. È una visualizzazione invece leggermente diversa sulla Prime Go rispetto a quelle che sono le visualizzazioni appunto delle preferenze. Noi abbiamo sempre un menu molto completo di come noi possiamo interagire, modificare e appunto usare la Prime Go. Abbiamo innanzitutto la preview, come ci ha fatto vedere Matt, della traccia del volume, la preview track volume, assolutamente molto utile e molto funzionale. Abbiamo oltre a questo anche lo split queue. È un modo molto diverso nel mixare la propria traccia, ma molte volte veramente utile ed essenziale. Che cos'è lo split queue? Selezionandolo avremo da una parte quello che appunto noi stiamo per andare a mixare, dall'altra parte invece avremo il master. Un modo molto insolito, ma per molte diciamo situazioni molto funzionale, molto utile. Oltre a questo abbiamo la possibilità di appunto interagire nelle preferenze e regolare tantissimi setup, come appunto Matt ci sta per mostrare. A livello invece di traccia, come stiamo vedendo adesso, la visualizzazione è identica al Prime 2. Cool, thanks Rosella. Okay, so that's kind of some small things covered with the workflow and obviously the connectivity as well for media. Now we can access all of our usual streaming services across Prime. And again, this is the great thing about the whole Prime series. We're sharing technology across the whole family. Now, one thing I didn't show you on the 2 is something we can do across the whole family. So let's say you've prepared your stick or your SD card and you've played a few sets, but you're starting to maybe realize that, you know what, maybe these tracks don't work in this particular playlist or crate. I can tap my edit key here and tap create a crate. So let's call this DJ Mag, create. And I can say, you know what, I think these tracks would be better off in this DJ Mag crate here. And this copies the tracks over to a brand new crate. This does not move the tracks, it only copies them. So your root directory is still intact. So that's real-time playlist editing and crate creation on the fly. Because I did it with crates there, but we can also do it with playlists. If I tap edit, I can create a playlist or a playlist folder. So again, let's call this one DJ Mag. And again, the same principle applies. If we think, you know what, this chill playlist here, I will be saving for my stream on DJ Mag. So hold these down. And then we've got those tracks copied across then. Abbiamo visto l'immediatezza nel creare cartelle e playlist direttamente sulla Prime Go. La Prime Go innanzitutto è pensata per portarlo ovunque e limitare l'uso, in questo caso, del computer e farlo direttamente nel computer per poi interagire nella Prime Go. Abbiamo visto come questo è assolutamente immediato. Noi selezioniamo le tracce che magari non vogliamo avere solo in quella playlist, creiamo una nuova playlist, la possiamo tranquillamente nominare con la tastiera e una volta selezionato le appunto lanciamo sulla playlist che appunto noi abbiamo appena creato. Le tracce non verranno spostate ma verranno copiate, quindi non le perderemo nella playlist d'origine. Questa operazione si può fare appunto sia attraverso appunto le playlist, cioè con le playlist ma anche con le cartelle. A sua volta nelle cartelle poi nuove che noi appunto nomineremo, come in questo caso ha fatto Matt che ha nominato DJ Mag, avremo anche la possibilità a sua volta di creare nuove playlist. Okay, cool. So further editing
that we can do, even on something as small as the Prime Go, we can do our beat grid editing as well. So again, we've got our fully prepared brand new SD card or USB stick. But maybe on those sticks or SD cards, we've got tracks that we didn't run through Engine or any of our other software that we've used. And let's say, for example, those beat grids are a little off. We simply hold down Grid Edit, and we can move. You can just about probably see it there, the beat grid moving. The whole track in small increments using the jog wheel, or we can do double time or in single beat increments using the screen here. And it's real simple. Again, you just hold down vinyl mode, and then we're in our edit mode now. Now, of course, don't forget, with the new 1.6 beta, we're adding flexible beat grids. So that's going to be further beat grid editing that can be done when 1.6 is released. Abbiamo anche la possibilità, come nella Prime 2, di avere una memoria con USB o scheda SD. In questo caso noi abbiamo magari la necessità di sincronizzare delle tracce che non abbiamo magari sincronizzato con Engine prima o appunto con un altro software che siamo soliti ad utilizzare, ma nessun problema, perché in questo caso c'è la possibilità di modificare la bit grid, ovvero la griglia del bit, utile assolutamente sia per la visualizzazione delle battute ma anche e soprattutto per la messa a tempo. In questo caso si può fare assolutamente come Matt ha mostrato, in modo molto istantaneo. Questo perché? Questo appunto per fare in modo che tutto possa essere fatto sempre meno con l'ausilio del computer, ma sempre di più sulla Prime Go, appunto per avere sempre più immediatezza e sempre più funzionalità. Soffermiamoci anche ancora una volta sul fatto che in questo momento c'è la beta 1.6, ma verrà rilasciata ovviamente la versione ufficiale di 1.6, non più la versione beta, e in questo caso ci saranno assolutamente un upgrade ancora maggiore per quanto riguarda queste funzioni. Cool, thanks, Rosella. So that's beat grid editing. So in terms of how we lay out our pads and our effects differently on the Prime Go, you've still got the main features. You've still got your cues, loops, and your rolls. And there's 2 banks per feature. So if I throw in a cue point here, I've got 4 access from the top panel here. If I press bank, that's going to give me the next row of cue points. And the same works for loop and roll as well. So I've got 2 banks per feature. So it's almost like there's 2 layers. Now for the effects, again, we have the same banks of effects you'll find on the Prime 2 and the Prime 4. And we simply select our effect. So again, let's go with something like an echo. Now the difference on the Prime 2 is we are going to have assign 1 and 2 at the top here. So it's one effect assigned across the master essentially. So we've got our wet and dry. So press echo and assign, and then you've got your wet and dry, and you've got your effects applied. You've also got 2 effects on your sweep effects rotary as well. So if I move this track forward just a little bit, and then bring the volume up, you've got your filter, and then you've got a washout as well. And then you've got this different size on the other side. That's like an echo out kind of volume pull down kind of effect. So you've got filter and washout here, and then you've got access to all of the prime effects on our top rotary here. So you select on and then assign either 1 and 2, and then you've got your chosen effect across both decks. Abbiamo visto appunto anche come abbiamo interagito con l'effettistica. Allora, innanzitutto abbiamo 2 deck e abbiamo però 2 banks a funzione, quindi non solo una, noi abbiamo per ogni funzione 2 banks. Spero che si capisca cosa significa banks, non riesco a trovare una parola equivalente in italiano. Banks appunto è diciamo la lista, chiamiamola così, la visualizzazione di quella che appunto sono le funzioni che sono, come Matt ha mostrato, sopra la jog. Abbiamo 2 modi per interagire con l'effettistica.
Innanzitutto abbiamo la possibilità di assegnare se 1 o 2, selezioniamo innanzitutto l'effetto e in questo caso agiremo appunto con la traccia che abbiamo selezionato e con l'effettistica che noi abbiamo selezionato. Oltre a questo noi possiamo interagire con l'altra modalità che Matt appunto ha mostrato, esattamente noi la vediamo sotto appunto il touchpad, uno sulla sinistra, uno sulla destra e anche in questo caso questa manopola ci permetterà di interagire a sua volta con appunto l'effettistica, come ha fatto vedere Matt. Ovviamente spiegarla senza la dimostrazione in atto magari risulta un po' difficile, spero che la traduzione sia stata chiara di quello che Matt ha appena fatto. So with the Prime Go, again, it's an interesting product because of, again, what kind of DJ is this for? And it's very much, to me, in the hands of whatever DJ is kind of weighing it up and thinking, how does that kind of work for me? Because for me at the moment, it's a case of like, I was seeing so many great things on YouTube from content creators just using this product in a portable scenario. But again, things are a little different now in the world, but we still have to remember kind of the power of this unit, which is ultimately a portable tool, because we still have our sound switch integration. And if you're not familiar with sound switch, you'll just see on the screen now, there's a little screenshot. So with sound switch, which is compatible across the whole Prime series, we can have our tracks analyzed by sound switch, connect our lighting setup, and then have sound switch very intelligently come up with a system that analyzes the whole track. Most lighting programs will do a beat grid analysis. Sound switch will analyze the whole track. And you should be able to see on the bottom there where the grid is that there are a lot of high points and a lot of low points. That's because sound switch looks at the song overall and analyzes the highs, the lows, the breakdown, the intro, and gives you a lot of control and a lot of editing capabilities for those tracks. It's very simple software to set up. Once you've set up your DMX zones, you simply head over to your library and then have sound switch analyze the tracks, and you've got a full light show. Abbiamo appunto visto il software SoundSwitch. Perché usarlo? Allora, innanzitutto noi dobbiamo capire come nell'ultimo anno lo scenario sia molto cambiato, ovvero noi non siamo più soliti, meglio così, andare a suonare nei club dove abbiamo un setup di luci, un visual show già impostato, ma stiamo magari facendo uno streaming o creando noi il nostro show che verrà trasmesso. La Prime Go, appunto, Matt la vede, è solita vederla tantissimo negli streaming e nei video su YouTube, proprio per quanto il prodotto in questo momento è veramente usato da tantissimi, è un prodotto veramente di punta. SoundSwitch è un software innanzitutto che viene dato in dotazione, come abbiamo detto prima, con la Prime Go, abbiamo 3 mesi di trial. È un software soprattutto molto intuitivo e molto facile da usare. Abbiamo la possibilità che la traccia che noi appunto stiamo mandando venga analizzata in modo istantaneo e automatico dal software. Analizzerà sia appunto i drop, sia appunto i break, sia i punti in cui la traccia ha un ritmo un po' particolare. Questo per creare un visual show appunto adatto e che combacia perfettamente con quello che la traccia sta facendo. È veramente, appunto, come Matt poi ci ha fatto vedere, molto semplice da usare, e grazie a SoundSwitch noi possiamo anche creare appunto non solo il nostro DJ set, ma anche appunto il nostro live show. Cool. And I think for the Prime Go, I think it's still very important to talk about the streaming capabilities, because if I select Tidal here right now, I can DJ just with streaming content on a completely battery-powered unit and keep going for nearly 5 hours just using streaming content. So you've got a fully powerful 2-deck standalone system, which you can DJ with streaming content. And again, as we mentioned with the Prime 2, switch between our sources per deck. So I can then switch back to my USB here, throw in a track on deck 2. And again, I've got Tidal on one track, and then I've got my USB physical track on the second deck.
So if we think about this in terms of maybe there's parts of the world where people are allowed to DJ again, whether it's Europe, States, Africa, wherever, it's a case of, we're easing ourselves back into this right now. And a product like this has a ton of potential for very small, portable, powerful setups, not just with the battery power, but taking into account the power of Engine OS, because you have all the power of the big players, the Prime 2, the Prime 4, this time in a smaller package. So again, streaming for me is such a cool thing on this because it's battery powered and I can just DJ with streaming content. Even if I forgot my SD card or USB, I can just go straight in to Tidal, SoundCloud, or Beatport Link. Of course, Beat Source when we add that as well. And then just carry on DJing. And I think that's really important with the Prime Go, the fact that we've got portable streaming power on this. Non dimentichiamoci non solo appunto di quello che abbiamo appena detto, di quanto la Prime Go sia eccezionale per quanto riguarda appunto gli streaming nel creare il nostro show, ma immaginiamoci questa standalone non solo come uso nostro personale a livello di creazione di show personale a livello di streaming, ma anche di come noi andremo ad utilizzarla quando la portiamo in giro, quando ritorneremo a suonare nei club. E avremo una console assolutamente compatta ma con delle funzioni incredibili, tra cui tutte quelle che abbiamo illustrato, ma soprattutto anche la funzione di streaming. La funzione streaming è assolutamente integrata nella Prime Go. Dimentichiamo la nostra chiavetta USB, succede qualcosa, la perdiamo, vogliamo suonare altre tracce, ci eravamo prefissati di suonare un set, vogliamo suonare tutt'altro. Noi possiamo fare questo con la funzione appunto streaming. Come abbiamo detto, abbiamo anche il trial di 3 mesi con Tidal e abbiamo la possibilità di fare contemporaneamente un mix sia tra una traccia che abbiamo già nella nostra memoria come USB o un SD e allo stesso tempo una traccia che noi invece stiamo utilizzando con appunto un servizio streaming come Tidal. Abbiamo visto appunto nel deck 1 avevamo una traccia che stavamo mandando dalla nostra USB, vogliamo mixarla con una traccia di Tidal e questo è assolutamente molto istantaneo, immediato e soprattutto possiamo farlo in una maniera senza che una sorgente interferisca con il servizio appunto di streaming. Okay, so finally for the Prime Go, with connectivity covered, we've got XLRs on our outputs and we've got 2 microphone ins and then of course an AUX as well. And we still have the LAN input, hardwired. So again, 3 ways to connect to Wi-Fi. We can use a personal hotspot, we could use our hardwired LAN, or we can use obviously the Wi-Fi in whatever setting that we're in, basically. So just to kind of sum up, you've got all those features of Prime, this time smaller, powerful, and battery powered as well. And however you kind of choose to use the battery power is, it's for so many different kinds of DJs, really. But again, 2-deck, standalone, really powerful. So yeah, I guess if there's any questions on the Prime Go, Marco, I'll answer them as best as I can. We have a couple of questions on the Prime Go. The first one is the weight of the battery and the total weight of the console. The other one is how many cycle of recharge has the battery? So I'll answer the first question while I get these specific specs for... Well, I'll answer the second question while I find these specific specs for the first question. So it's lithium-ion battery, so you are going to be good for quite a long time in terms of recharges. Obviously, lithium batteries, there is a certain lifespan, but of course, we offer that with after sales. If there's anyone who has any issues with batteries, whether it's in the warranty period or out of it, we will still service those. And in terms of the actual specs of the unit, I'm just going to pull those up right now. For the weight, here we go. So for the weight, 3.68 kilograms. Ok, quindi abbiamo detto il peso della Prime Go è 3,6 kg
quindi assolutamente leggera, compatta. La batteria invece è una batteria a litio che, come abbiamo detto prima, garantisce tra le 4 e le 5 ore di autonomia, ma allo stesso tempo, essendo una batteria a litio che garantisce così tanto autonomia, chiaramente il caricamento, come dice Matt, diciamo che non è lunghissimo ma è abbastanza lungo. In questo momento lui non sa quantificare quanto tempo ci voglia per caricare completamente a livello del 100% la batteria della Prime Go. Okay, yeah. How many rechargeable life has? How many cycle you can do on the battery? I mean, you could look at this in terms of, let's say, it's a lithium-ion battery, but it's larger. So if you think about your phone having, a lithium battery, sometimes these things have maybe a couple of years lifespan, but we're dealing with a larger battery this time. So you're going to be, good, well over, let's say, the 2-year cycle of a mobile phone. So good few years, I think, on a Prime Go, good few years. Diversi anni. Poi perché dice è il principio della batteria dell'iPhone, cioè del telefonino, le batterie al litio, non avendo l'effetto memoria o avendo un effetto memoria molto molto basso, credo addirittura zerato nelle nuove generazioni, possono essere ricaricate a livello infinito. Inoltre questo, a differenza di un telefonino, non ha neanche l'obsolescenza del software, perché quello può essere aggiornato in continuazione. We have to go back 1 second again on DJ Rob, that tonight is your best customer. About the Hey, Rob. format of the SSD and of the USB key or H or hard disk, external hard disk. Do you suggest to done it on FAT32 or exFAT? If it's over a terabyte, always exFAT. You can do FAT32 obviously on all formats, but we recommend, if you're going to go over a terabyte, use exFAT. Allora, oltre 1 terabyte, che tra l'altro era quello che chiedevi tu perché dicevi di avere un disco da 1 terabyte, e lui consiglia di farlo exFAT sotto il terabyte, puoi farlo tranquillamente in FAT32. Ti rispondo invece io per quanto riguarda la questione dell'uscita rec. Non è che l'uscita rec la miglioriamo se continui a scrivere, cioè, l'ho capito che hai questo problema, e questo problema ovviamente verrà risolto perché ha l'attenzione della Denon, che però non lo ritiene probabilmente una priorità rispetto al piano di lavoro che hanno. Lo faranno, non ti posso dire stasera esattamente quanto, però se tu resti in contatto con noi chiamando il numero che trovi in sovrimpressione o inviando una mail all'indirizzo email che trovi, che sta scrollando sotto il video, sicuramente risolviamo ogni cosa. E chiedevi un'altra cosa, dopo l'ultimo, always DJ Rob says that after the latest update of OS Engine, his library on the SSD, internal SSD, started to have problems on the legs. What's happening? I would suggest, if he hasn't already, to contact support with that, and they could advise you further. As far as what I could recommend right now, again, for me, it would be if a reformat doesn't show any changes, and if maybe tidying up of the library doesn't show any changes, I would take that matter to support, and we'll help you out. Scusami Rossella, dice... Sì, assolutamente. In questo caso, riguardante appunto l'ultima domanda che ha fatto DJ Robs, stava parlando appunto del fatto che lui ha aggiornato e ha iniziato a dare problemi di ritardo. In questo caso è un problema alquanto insolito, è un problema molto specifico, sarebbe meglio in questo caso contattare direttamente il supporto.
perché appunto essendo appunto un problema che è solito nascere causa aggiornamento o grazie ad un aggiornamento, chiamiamolo come vogliamo, può dargli appunto un consiglio pratico e tecnico proprio su questo problema. Sarebbe meglio contattare il supporto. Ok, quindi puoi mandare una mail a info@djpine.net, poi noi la inoltriamo direttamente agli inglesi che ti rispondono direttamente. E cosa vuol dire devo rianalizzare tutte le librerie? Considerato esiste, che cosa esiste? Sono un tecnico informatico, HP. No, che io sappia, usando anch'io, non devono essere comunque rianalizzate tutte le librerie, assolutamente. Questo step cioè non è necessario in questo caso, secondo il problema che ha lui. Allora, Roby, fai una cosa, scrivimi a info@djpoint.net e così domani cerco di risponderti a tutto. La questione del doppio volume, tu scrivimi Ah, necessità ok. e ti rispondo a tutto. Ok, so we can proceed with the Okay. plan 4. Okay, cool. What I'm going to do, guys, if you just give me about 20 seconds, I'm just going to switch over Absolutely, and maybe yes. field any more questions. So I will see you in about 20 seconds. Ok. Rob, mi devi spiegare perché così scritto così a monosillabi io non riesco a capire. Cosa vuol dire che il doppio volume su Serato c'è anche su console Pioneer? Ok, cioè non capisco. Mi devi dire che cos'è che c'è il doppio volume, quello che tu lamenti il fatto che il volume rec della Prime 4 è basso rispetto al volume master, giusto? Perché così se no facciamo veramente fatica a rispondere. Ecco perché se mi scrivi una mail dettagliata di tutto, io poi ti rispondo. Rossella, tutto a posto? Sì. Adesso Sì. ti mando in video così la gente può vedere. No, guarda, nel frattempo stavo anch'io leggendo le risposte. No, chiaramente, più che altro anche nelle dirette, non sempre si vedono i commenti tutti subito e nella stessa sequenza, perché nel mentre uno sta scrivendo, quindi è un po' difficile rispondere e in più sono anche un pelino in ritardo, quindi se noi magari stiamo già rispondendo a una cosa e il commento arriva un pelino dopo e non riusciamo poi a ricollegarci. Ti stavi leggendo i commenti? Sì, ma non riesco a vederli in tempo reale come ce li ha scritti DJ Robs, cioè noi parliamo, lui giustamente scrive, appaiono un pelino dopo, quindi noi magari non capiamo a cosa si sta riferendo esattamente, doppio volume, eccetera. Sarebbe meglio appunto mandare direttamente una mail. Comunque questo problema che io sappia non dovrebbe esserci, cioè lui non deve rianalizzare tutte le librerie, tutte le tracce, assolutamente no. Sarebbe poi un lavoro di una lunghezza estrema incredibile che sarebbe assolutamente meglio non farlo. Here we have the Monster, questo è il prodotto state of the art di Denon DJ. Ancora oggi, a distanza di quasi 2 anni, resta la console più performante, più innovativa di tutte le console stand-alone presenti sul mercato mondiale. Here we can go with a quick overview on the product that we have already seen last time. So please, you have the stage. Thanks, Marco. Yeah, Marco is absolutely right. We're just about filling up the whole screen here, which is cool. So yeah, we're going to finish up by talking about the Prime 4 and maybe some of the differences. So again, as I've said many times before, we share technology across the whole range of products. But again, let's talk about some quick things with the Prime 4. Obviously, we're dealing with a 10-inch screen this time, which is movable. And what comes in the box is, again, very much the same as the rest of the family. We get a 10-inch screen cover this time. But there are some very important differences with the Prime 4.
And again, these relate to obviously working, playing out DJs, which again, not a lot of people are doing. But when we are allowed to do it, these things are worth talking about. So first and foremost, zone out. This is a big difference between the Prime 2 and the Prime 4. So zone out allows you to play a separate playlist to a separate speaker system. Again, traditionally, this is going to be something like maybe you're playing an event and you wanted another playlist to run to the bar area, or maybe there's like a terrace or an upstairs area. And zone out allows you to do that. Now, how that fits into 2021 these days, it could be like a COVID-safe house party situation, But either way, I'll quickly show you how that works. So once you are in zone out mode, so you see you press zone out. This will stop playback on deck 4. Main mix will no longer be sent to the zone out. Press continue. Select a crate or playlist in browse view and assign it to the zone out. And all we do is simply go to playlists and then tap here, send to zone, and then we are playing, that playlist through its entirety. Abbiamo visto la funzione del zone out incredibile, ovvero noi possiamo, a seconda di dove stiamo, scegliere in quale stanza, in quale zona, in questo caso nel locale, che playlist mandare. Vogliamo mandare in terrazza una determinata playlist, nella main room un'altra playlist e nell'ingresso nel bar un'altra playlist ancora, scegliere appunto cosa vogliamo fare noi nel locale dove siamo. Questo non possiamo farlo. Noi appunto abbiamo la possibilità con questo zone out in modo molto semplice, cliccando appunto il tasto che Matt ci ha fatto vedere, di decidere cosa mandare da una parte e cosa mandare dall'altra, in modo assolutamente autonomo, sincrono, con appunto le uscite preposte che ci sono nella Prime 4. E abbiamo visto anche il touchscreen. Il touchscreen in questo caso si muove, si adatta appunto come noi lo vogliamo orientare, ha ovviamente la protezione affinché appunto non si rovini, possiamo conservare appunto la Prime 4 anche con la protezione del touchscreen che è in dotazione. Il resto ovviamente è come la Prime 2, ovvero il manuale è sempre in italiano, i cavi USB in dotazione, appunto il pack completo come abbiamo visto nella Prime 2 è assolutamente in dotazione anche nella Prime 4. So that's how simple it is to play a separate playlist to another set of speakers. But you can go a bit further than that on the Prime 4. If you hit Utility and then scroll down, you'll see we have zone out crossfade time. So again, this is something that was added in a firmware update. We now have the option to crossfade between tracks in our zone out playlist. So they'll play in order, but now we've added a feature where we can add a crossfade time. Another cool feature with zone out is, say for example, halfway through your set, you can then choose to send the zone out to the main room. So if you go down here again, you'll see you've got send main mix to zone out. And that then sends your main 1 and 2 mix to your zone. So depending on sort of the event, that's going to help massively for just getting the same vibe all over the evening. And again, these are very much things that as DJs, we feel like we used to do, 2-3 years ago. But, it's very important to talk about it because ultimately we're talking about the technology of the player here. But we're always evolving with the zone out feature. Soffermiamoci appunto sul zone out. C'è la possibilità di collegare la stessa console Prime 4, come abbiamo detto, a 2 sistemi di speaker differenti. Un sistema di speaker che in questo caso potrebbe essere in una second room, così come un determinato sistema di speaker che è nella main room. Zone out in che modo interagisce? Interagisce non solo in modo molto immediato e funzionale nell'inviare una playlist. Ovviamente Matt ci ha mostrato appunto prima nello schermo una playlist che noi appunto decidiamo di mandare in un punto con determinate vibes, così come in un altro punto del locale. Stiamo ovviamente parlando di quello che succedeva prima
però appunto un aspetto molto importante, stiamo parlando di tecnologia, dicevamo, è mandare l'altra playlist appunto nella main room. Questo però, di questo come possiamo interagire? Innanzitutto possiamo interagire nel menu Utility, sempre appunto con la funzione Zone Out. Noi interagendo con il menu Utility possiamo appunto comandare come noi vogliamo che queste playlist vengano assolutamente inviate a un sistema di speaker differenti. Okay, so ultimately the Prime 4 is a 4-channel standalone unit. In fact, it was the first 4-channel standalone unit on the DJ market when it was released back in 2019. But of course, we've added to it over the years with firmware updates. So obviously, the most recent is virtual DJ compatibility. So we have virtual DJ control mode available now on the Prime 4, the Prime 2, the SE6000, 6000M. Currently no plans to take it to the Prime Go, but we may see that in the future. So we have full touchscreen capabilities in virtual DJ control mode. As you can see here, we have all of our deck views, our library views, and our menu views. And Virtual DJ have done a great job with their integration of the touchscreen with this new feature. Abbiamo visto come è un sistema di 4 desk la Prime 4. Il touchscreen è stato concepito e realizzato nel 2019, ma da qui è stato implementato con diversi update. Allora, innanzitutto noi abbiamo la possibilità di usarlo nel modo più standard possibile, ma assolutamente usarlo in compatibilità con Virtual DJ nella modalità di Virtual DJ. Abbiamo sia la possibilità di visualizzare in uno stesso schermo 2 tracce, se noi stiamo interagendo con 2 tracce, così come la modalità con 4 tracce. Questo è assolutamente appunto a nostra discrezione, possiamo appunto scegliere come utilizzare il nostro appunto pad insomma in queste 2 modalità assolutamente differenti, standard Virtual DJ, così come a sua volta con 4 schermate con cui interagire con i 4 deck, così come 2 schermate se noi semplicemente vogliamo utilizzarne 2. Okay, so just to return to Zone Out, if we look at the back here, you can see Zone Out is on XLRs, just on the left-hand side there. Now, when we compare this to the Prime 2, we still have the same physical ins and outs with the addition of an extra USB on top. And then also, we've got SD, the 2 USB at the top, which I mentioned, and the back we've got the 2 USB, one for charging, and of course SSD compatibility. You'll also find on the Prime 4 as well. And again, 4-deck compatibility, you don't necessarily have to use 4 decks. So if we press Shift and Deck, this will now shift it to the 2-deck mode. So we can take advantage of either mode if we like. If I simply hit 3, Shift, we're then back into that mode now. So if I go to library now, you can see we're running the same ecosystem as everything else we've seen this evening. If I pull down here, you can see we've got our record options, our platter stop time, and we've got our powerful search engine. We've got our live playlist creation. And again, if this is your first Prime unit, everything I've said about the Prime 4 relates to the Prime 2 relates to the Prime 4 as well. We can get up and running in the same way. We can obviously format our SD card, our SSD drive, and then bring in all the content there. If we want to use this exclusively with Serato or Virtual DJ, we can if we want to. And then, of course, we can take advantage of the Engine OS in standalone if we want to as well. Se veniamo dalla Prime 2, tutte le funzioni che noi abbiamo già visto, che abbiamo già usato, si trovano assolutamente anche nella Prime 4, scusate. Questo assolutamente non è una console poi da vederla semplicemente come una console a 2 deck, ma anche a 4 deck. Se noi vogliamo, abbiamo visto come abbiamo detto anche prima, come tranquillamente possiamo switchare dalla visualizzazione con 4 deck, così come da 2 deck.
sia da una schermata classica, la classica schermata del Prime, così come in compatibilità con Virtual DJ noi possiamo anche switchare e avere la modalità di vederla appunto con Virtual DJ. Tutte le funzioni che abbiamo illustrato prima della Prime 2, come la creazione della playlist, l'utilizzo dell'SD, della USB, dell'SSD interno, e così come l'effettistica, così appunto come la visualizzazione delle due tracce, così anche come la possibilità di interagire con una traccia streaming, così come una traccia USB, ce l'abbiamo anche nel Prime 4. Inizialmente ci siamo poi soffermati a analizzare anche le uscite. Abbiamo appunto una sezione direttamente dedicata alla zone out, dove noi appunto interagiamo con quello che vogliamo mandare in un'altra parte di quello che appunto è il nostro ambiente, il nostro locale, una determinata playlist. Avremo poi ovviamente anche due attacchi appunto del microfono. Abbiamo ovviamente le solite uscite, le solite entrate che ci avevamo anche nella Prime 2, le abbiamo anche qua, più ovviamente con queste aggiunte che la Prime 4 dà a tutti i DJ appunto che la usano. Okay, yeah. So again, as I mentioned with the Prime 2 as well, anything we want to do in terms of our mixer settings we'll find in our utility menu. So again, mic attenuation, talk over level, talk over resume, things of that nature, EQ type, resonance type on our filter. The way effects work is a little different on the Prime 4. So we have our main bank of effects on our OLED panels here. And again, we can choose an effect. So let's go with the echo again. And again, I can just assign and then effect 1, turn it on, use the wet and the dry if I want to. We have a second bank of effects down here, which are the sweep effects. So we have our filter. Then we've got our echo. Again, all post fader. Then we have our washout as well. And then our noise. So the Prime 4 has the bonus of having 3 more sweep effects than something like the Prime 2 or the Prime Go. So we have a slightly more comprehensive mixer section there. And all those effects are assignable, Dex 1 or 2. And of course we can combine those with the sweep effects if we want to. Abbiamo visto come la Prime 4 ha implementato tutta l'effettistica che abbiamo prima analizzato con la Prime 2. Noi abbiamo innanzitutto 3 sweep effects, quindi 3 effettistiche con cui appunto possiamo interagire, a differenza della Prime 2, addirittura qua sono 3. L'effettistica con cui noi andremo a lavorare, come abbiamo visto prima, è assolutamente immediata, istantanea, come Matt ha mostrato. Abbiamo a sua volta per ogni deck 2 banks di tutta l'effettistica. Ci sono ovviamente tutta l'effettistica che noi siamo soliti ad usare anche ad un mixer classico, delay, echo, resonance, flanger. Matt, I'm sorry, I translate flanger for mistake, but is there a flanger too in the Prime 4? Yeah, absolutely. Okay, because I was on the go and I said flanger, esatto, sì, ci sono appunto anche tutti questi. Appunto l'immediatezza, la funzionalità è addirittura implementata per quanto riguarda l'effettistica, c'è un uso ovviamente molto più diciamo completo, con più caratteristiche, a differenza appunto della Prime 2 che abbiamo avuto, come abbiamo appunto analizzato prima. Okay, I'm going to talk about a couple more things on the Prime 4, then we'll probably take some questions. So again, Wi-Fi, of course, standard across the whole Prime series, and it's accessed the same way. Once you've got your Wi-Fi enabled, then go to your source menu and you'll see Beatport Link, SoundCloud, and Tidal. Keysync, you'll also find on the Prime 4, as you'll find it on the Prime 2 and the Prime Go. And of course, you may notice what's different on this model is that I've implemented the artwork feature, which is the custom platter artwork. So this can be done on the SEs and the Prime 2 as well. So obviously if we're getting this all set up and we've got our SSD drive installed, we've got all our settings, we want to customize it a bit further,
we can change the platter artwork on any track that we load in. All you need to do is load in a PNG file of, let's say, a logo. Because let's say, for example, right now we're streaming. This is the classic streaming angle, you know, camera pointing down. You can show off your own artwork or DJ logo, or in my case, Spider-Man. And then you can obviously have that customized across the platters. So a logo inside the root folder of your USB stick, SD or SSD, you can in the platters. Abbiamo visto anche come si può customizzare, come si può personalizzare con un'immagine. Noi possiamo sia avere appunto un'immagine standard di quello che appunto è la nostra traccia, così come andando nell'SD, nell'USB, così come nell'SSD, scegliere l'immagine che noi abbiamo intenzione di personalizzare. Metto in questo caso ho scelto Spider-Man, così come possiamo utilizzare un logo, così come possiamo utilizzare qualsiasi altra immagine. Questo per rendere la Prime 4 assolutamente, anche a livello estetico, non solo personalizzabile, ma anche come può essere uno show in cui magari possiamo essere filmati, così come abbiamo bisogno di una determinata funzionalità o di una determinata personalizzazione, e il Prime 4 appunto questa funzione la può garantire. Okay, so final point now. So last little tip here on the Prime 4. Obviously, we can use the mixer standalone as well. We have USB and line options on the front, so I can switch each of those to either line or phono, and you'll see that change. Line or USB, and you see that change on the bottom of the waveform here. I can also run line phono sources into the rear of the Prime 4, and again, use it in control mode as well. And just to reiterate, to use it in control mode with your chosen software, you hold down source, and then you tap the computer icon, and then you press yes when it prompts you. And that's going to reboot the Prime 4 in controller mode, essentially. So what that does is, if you've got, let's say, something like Serato enabled, or you're a Serato user or virtual DJ user, you can switch between those modes. Now, it does require the Prime 4 do a system reboot. Unlike a product like the MCX 8000, which could do Serato and standalone, this is either or. So it's either going to be standalone use, or it's going to be the, let's say, you know, virtual DJ or Serato. Abbiamo visto come possiamo utilizzarla sia come standalone, così appunto come abbiamo mostrato, ma allo stesso tempo può essere utilizzato anche come un controller. Innanzitutto ha un system reboot, in modo che la standalone switch, e da standalone appunto può diventare un controller. Questo per che cosa? Perché noi magari in questo caso vogliamo interagire come se fosse un controller, sempre con Virtual DJ, ma anche con Serato. È una doppia funzione molto molto importante questa qua. E questo possiamo tranquillamente farlo in una maniera molto immediata, come Matt ci ha appunto fatto vedere. Nelle preferenze noi appunto abbiamo questo switch, la standalone si riaggiornerà e noi appunto possiamo iniziare ad usarla appunto come controller. Ho dimenticato tra l'altro, prima di tradurre, una parte importante che Matt ha spiegato. Ovviamente, come nella Prime 2, noi abbiamo la possibilità di interagire con più sistemi di memoria. Possiamo mandare sia una traccia dall'SSD, così come una traccia nel frattempo dall'USB. Possiamo interagire con i 3 sistemi di memoria in modo ovviamente istantaneo, così come appunto per il servizio streaming, associato appunto a un servizio di memoria interna ed esterna che noi già abbiamo, cioè le tracce che noi effettivamente possediamo nel nostro sistema di archiviazione. So you can see here I've restarted it in Serato mode. So I can use the encoder just to browse through tracks, press load once I find a track. We have full 4-deck control over Serato. You can see the waveform at the bottom, builds here. And then we also have access to needle search. We can change our time display. We can use the touchscreen to browse through crates. We can sort by artist, BPM, and key as well. And we also have access to Serato's effects on our OLED panels. So yeah, we have kind of the best of both worlds here with the software
and the hardware. Serato's covered, virtual DJ's covered, but of course the true power of Prime is in its standalone capabilities. Abbiamo appunto visto come una volta switchato abbiamo la schermata come inserato. Questo è venuto in pochi secondi, in un modo molto intuitivo. Abbiamo la stessa visualizzazione e le stesse funzionalità di serato, anche come ha mostrato Matt, per quanto riguarda l'effettistica. Non dimentichiamoci che tutto questo viene fatto solamente con una standalone. Abbiamo appunto descritto delle funzioni che per una standalone sono assolutamente incredibili. Cool. Okay, so that's just a little quick tour of the Prime 4. So again, 4 channels. We can use it in Serato, virtual DJ, or standalone. We've got the zone out feature, which allows you to play separate playlists to another set of speakers. They could be in a different room. You know, when we get out playing again, we can just fully take advantage of something like that for, you know, function things and like, you know, weddings and things like that. 10-inch touchscreen this time, full Wi-Fi capabilities. We've got all the same effects from the X18 series in our effects bank here. We've got sweep effects, internal storage with SSD, USB or SD. And yeah, the choice is really, do you want 2-channel or 4-channel? Per riassumere tutte le funzionalità che sono state implementate con la Prime 4 dalla Prime 2, abbiamo visto appunto la possibilità di interagire con 2 sistemi di speaker diversi. Questo veramente è molto funzionale quando noi abbiamo più ambienti, da 2 ambienti da controllare, ma con la stessa standalone possiamo mandare contemporaneamente 2 playlist diversi in un ambiente piuttosto che in un'altra. Abbiamo appunto 4 deck, a differenza appunto della Prime 2 in cui ne ha 2. Abbiamo la possibilità di switchare con la classica visualizzazione, il classico controllo, così come anche con Virtual DJ, e allo stesso tempo switcharla completamente e possiamo avere il sistema di visualizzazione come inserato. Abbiamo visto appunto come abbiamo 3 Sweep FX, abbiamo 2 banks per l'effettistica, abbiamo la possibilità di interagire nel servizio streaming sia appunto da un wifi, ma abbiamo ovviamente anche il cavo LAN, questo per garantire una connessione molto più stabile se siamo in un ambiente come in un club o in una venue affollata in cui abbiamo bisogno di una connessione LAN. Abbiamo ovviamente la possibilità di interagire con sistemi di archiviazione diversi contemporaneamente e allo stesso tempo interagire con questi stessi 3 sistemi di archiviazione contemporaneamente con i servizi streaming. Queste appunto sono solo alcune delle molteplici funzioni che questa standalone offre e sono veramente, veramente incredibili. Cool. Okay. So thanks, Rosella. That is a little tour of the Prime 4. So yeah, all the viewers are lucky because my face camera battery has just died. We've been going that long. So you only get to see my hands now. So I'll take some questions if we have any, Marco. Not particularly with the Prime 4. Again, I see a big chatting between Onirica and Robbie Robs that they are fighting about this exit rec output that Robbie, he wants absolutely the possibility to increase the volume because this is unacceptable for him on this product. But anyway, tomorrow he will send me an email and I will try to speak with Billy. So we try to clarify. It's definitely, you know, the engineers, it's definitely on their list of things to implement. Obviously, the temporary fix for that right now is to normalize it in software once it's bounced out the Prime 4. But to do it internally, yeah, that's something that we're aware of. Okay. So let's see what Billy will say. Roby, mandami una mail e domani vediamo di triangolare il tutto. Let's see your face, Matt, for the final hello to everybody. I think we'll see you when? Monday? Yeah, so our next session is the SEs, I think, isn't it? Monday. Yeah, for sure. 100%. Monday.
allora noi ritroveremo Matt la prossima settimana, lunedì, ancora con l'SC6000 e con l'X1850, e poi lo rivedremo ancora con tutto il range Numark, tutto il catalogo Numark, e poi anche più avanti ancora invece a parlarci di Rain, e quindi è la persona a cui ci affezioneremo di più, perché alla fine di questi 13 incontri lo vedremo ben 4 volte. La persona che vedremo più di tutti. You deserve this success because you are really professional in what you do. You put your soul and this arrived to us, and is the secret of the success we are having with Denon and with Rain, with Numark, and we can just thank you for this. Rossella, noi ci vediamo invece domani, giusto? Non ci vediamo venerdì, però noi ci vediamo domani. Domani sarà la volta di Gemini con l'SDJ 4000 e faremo anche un excursus sul resto del catalogo. E niente, grazie a tutti per averci seguiti. Grazie Robby che sei stata dei nostri, grazie a Robby che sei stato dei nostri, e buona serata per chi sta ancora sveglio e buonanotte a tutti gli altri. Grazie ancora a me, grazie ancora a Rossella, thank you all. Grazie a te. Ciao. Ciao. Bye everyone.